Siamo su una barca del 66, 1966, una bellissima barca, e siamo qua per parlarvi di questa vela del New Generation Parasailor. Ma non vi voglio descrivere la vela nel particolare perché già l'abbiamo fatto su altri video. Vi faccio chiaramente una panoramica di come funziona la vela, ma vogliamo andare a vedere come si comporta questa vela su barche non contemporanee, non necessariamente barche del 66, ma anche barche degli anni 90 e primi anni 2000. La caratteristica principale di questa vela è che può navigare tra i 60 gradi di bolina ai 180 gradi in fil di ruota. Non c'è nessuna vela portante che può fare un'escursione di questo tipo. Andiamo a vedere come si comporta il New Generation Parasailor su barche non contemporanee. Seguitemi. Siamo appena fuori da Porto Torres, nel nord della Sardegna, a bordo di un Columbia 50, una barca disegnata da Bill Tripp nel 1966. Io non sono un nostalgico, però quando sono salito a bordo devo dire che mi ha fatto veramente molto piacere. Qua dentro voi sentite proprio l'odore delle barche di una volta, un odore che oggi le barche non hanno assolutamente più. Qui con me Ezio Grillo della FB Yachting, l'importatore del New Generation Parasailor, cioè dell'ultimo modello di questo tipo di vela, e siamo qui non per illustrarvi pezzo per come funziona il New Generation Parasailor, perché già l'abbiamo fatto in altri video, ma siamo qui per rispondere alla domanda di alcuni lettori che ci chiedono se questo tipo di vela è utilizzabile anche su barche non contemporanee. Per dimostrare che così è, almeno Ezio ce lo dimostrerà, abbiamo appunto preso una barca del 66, per cui sicuramente non contemporanea. Prima di andare però a rispondere alla curiosità dei nostri lettori, Ezio, io vorrei che tu ci facessi un panorama della vela, per chi non ha visto gli altri video, spiegassi molto sinteticamente che cos'è e come funziona il Parasailor, vela che, vi dico subito, a me piace particolarmente. Allora, la chiamiamo vela, ma in realtà è un sistema formato da una vela appunto che fa da convettore dell'aria verso un'apertura che è nel punto di massima pressione della vela, dietro la quale c'è un'ala, una vela ala che in New Generation Parasailor è un'ala ibrida, ovvero una parte tridimensionale fatta a cassoni e una parte a pelle unica di chiusura. Questo sistema cambia totalmente i flussi di vento rispetto a una vela tradizionale. Una vela tradizionale una vela portante tradizionale tende a tenere il vento e farsi spingere. Qui il vero motore è l'ala, e l'ala crea un'aspirazione, viene nutrita da questo vento che è convogliato sulla vela e da un traino circa 45 gradi verso l'alto, quindi un traino positivo. È subito efficiente, parte con pochissimo vento e va su, e più vento prende e più è stabile, al contrario di una vela tradizionale che a un certo punto trova il suo limite nel non riuscire più a sfogare. Qui invece porta, tira e spinge in avanti. Considera, a me quello che piace particolarmente di questa vela è la sua stabilità e la semplicità pure, perché considerate che è una vela che se volete la usate con il tangone e se no la usate come in questo momento, niente tangone e niente randa, soltanto Parasailor. La cosa perfetta è il Parasailor e pilota automatico. La barca va dritta, ma può andare dritta per centinaia di miglia, tant'è vero che molte barche che fanno la ARC, la regata transatlantica per equipaggi non professionisti, la fa proprio con il Parasailor, con il Parasailor New Generation. Loro partono dalle Canarie, alzano la vela e la vanno ad ammainare quando stanno dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, vero Ezio? Tenendola su anche di notte. È abbastanza uno standard. Ogni anno noi siamo membri della ARC, ogni anno partono diverse decine di barche armate con Parasailor ed è normale issarlo alla partenza e mandarlo all'arrivo. Questo proprio perché è estremamente stabile, che è questo che piace a me. Stabile e sicura, sì. Invece, tornando al discorso del fatto che il vento può salire e la vela regge, verissimo, però c'è anche da dire che poi regge la vela, ma poi bisogna vedere se reggiamo noi, perché
a un certo punto ci diventa troppo difficoltoso ammainarla, per cui quella vela regge oltre i 35 nodi di vento, che Anche penso di che più. poche vele possono farlo. Il problema è che a 35 nodi di vento io fisicamente poi non riesco a governarla per farla scendere, no? Più o meno, nel senso che in realtà la vela non dà segni di fuori controllo, lei è sempre stabile, no? Però a un certo punto, quando ci si trova la terra davanti, bisogna pensare di chiuderla. Ora, traversate dell'arco, per esempio, con più di 40 nodi, se ne sono fatte tante e si è sempre tenuto su. Il punto è che noi garantiamo che Parasailor si può portare in 2 persone in sicurezza con l'ausilio del pilota automatico, su barche di misura standard naturalmente. In 2 persone la calza si chiude sempre, ma ammainarla qua sopra, diciamo, i 30 nodi potrebbe diventare un problema, e allora bisogna pensarci prima. In 3 persone il problema non c'è più, perché si va in 2 a prua a prendere la calza e a tirarla giù e la cosa è fatta. Attenzione, non chiudere la calza, ammainarla una volta chiusa. L'ultima cosa che vi volevo dire, prima invece di andare a rispondere ai nostri lettori, è che ci sono 2 modelli di Parasailor, il New Generation Parasailor e il Parasail. Ezio, ce ne illustri te la differenza tra l'uno e l'altro? Sì, avevamo fatto un video anche su questo. Parasail è una vela con un'ala a pelle unica, fondamentalmente trova un limite proprio nei venti alti, mentre il New Generation Parasailor fondamentalmente il limite non ce l'abbiamo noi. Parasail ha un limite che è più alto di una vela tradizionale, ma esiste, per cui darà dei segni e ci dirà chiudimi. Parasailor, anche se lo decideremo di chiuderlo nei 20 limite di Parasail, ci dà il tempo di scegliere il momento migliore e prepararci con tranquillità, senza panico a bordo, mentre Parasail, arrivati a certi venti, gli dà dei segnali chiari di insofferenza. La vela, come vi dicevo prima, a me piace molto e secondo me va molto bene. Ha soltanto un difetto, adesso lui mi mena, che è quello del prezzo, perché non è una vela particolarmente economica, però chiaramente il Parasail costa di meno del New Generation Parasail, per cui c'è anche questa possibilità di prendere un Parasail un po' più economico. Detto questo, io adesso invece andrei a rispondere a chi ci ha chiesto se il Parasailor si può utilizzare o meno su una barca non contemporanea. Sì, certo che si può utilizzare, qua lo stiamo dimostrando. L'unica problematica che potrebbe avere la barca è il fatto di non avere un punto di mura, perché è una barca nata per essere utilizzata con tangone. Certo. Oppure di avere un punto di mura un po' risicato. Perché una volta comunque i pulpiti si spingevano sopra al musone dell'ancora. Esattamente. Allora, il musone dell'ancora potrebbe essere un punto perfetto per creare un punto di mura. Se c'è il pulpito sopra, ecco che il punto di mura non si serve a nulla, perché appunto ci viene coperto. E in quel caso come allora si fa? In questo caso si mette un buon presso. Ci sono diverse possibilità. Noi per esempio in questa barca abbiamo montato un buon presso in acciaio che si toglie e si mette in un secondo e lo utilizziamo con tranquillità. Senti, invece in tutte le barche fine anni 90, inizio anni 2000, quelle che non hanno più gli slanci e hanno questi musoni d'acciaio che escono fuori e che solitamente sono molto robusti, io posso murare su tranquillamente, l'importante è che il pulpito non copra il punto di mura. Va bene. In questo caso bisogna slanciare un po' fuori. Senti, e invece per quanto riguarda i winch, che limitazioni ho io con i winch? Allora, Parasailor nell'uso senza tangone si usa con 4 cime, scotte armate in maniera tradizionale, e 2 bracci che sono armati a prua e fanno alternativamente da punto di mura. Quindi abbiamo bisogno di base di 4 winch. Si usano quindi i 2 winch intorno al pozzetto, quelli usati per le scotte del Genoa, pertanto per intenderci. Per i bracci utilizziamo invece i 2 winch che sono sulla tuga, questo quando ci sono. In questa barca per esempio non abbiamo dei winch utilizzabili sulla tuga, abbiamo 4 winch intorno al pozzetto, che sono peraltro i 4 winch per l'uso del tangone, perché questa barca prevede il tangone. Tangone per lo spear? Certo, quindi i 2 winch grandi per le scotte e 2 winch piccoli per i bracci e li rimandiamo al pozzetto. Senti, allora un'ultima domanda un po' più cattivella. C'è stato un periodo in cui la Beneteau faceva delle barche che avevano solo 2 winch. In quel caso come te la metti?
Ma si riesce lo stesso giocando con degli stopper, si aggiungono degli stopper sulle linee dei bracci fondamentalmente, ma ti dirò di più, su delle barche tedesche sempre degli anni 2000 che avevano inventato questi sistemi con un winch centrale dove arrivavano tutte le manovre. Sul Deller Central Winch. Non volevo fare nome. È un Deller Central Winch. Siamo riusciti a portare il Parasailor sempre con un gioco di stopper. Perfetto, ottimo. E con questo io penso che abbiamo risposto alla domanda dei nostri lettori, vi abbiamo illustrato la vela. Se volete capirla, vederla più nel particolare, vi mettiamo i link ai video che abbiamo già fatto su queste vele. Abbiamo fatto un video sul Parasail, uno sul Parasailor e uno sull'ultimo modello che è il New Generation Parasailor. Detto questo, io ringrazio Ezio come sempre. Grazie, per Maurizio, la barca, te per la vela e per il tempo. Ringrazio voi per l'attenzione che ci avete prestato e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.